Salus 4 maggio 2011. Carissimi, i vostri giochi bellici continuano senza sosta e il mondo non potrà mai essere un luogo sicuro, lo sarà soltanto quando la pace sarà definitivamente affermata e la macchina bellica smantellata. In molte occasioni e già da molto tempo, la Federazione Galattica ha tentato invano di mediare la pace, ma gli Oscuri hanno continuamente rifiutato di rinunciare al loro potere. Avendo sempre usato il loro libero arbitrio ed ignorato il vostro, hanno perseguito il progetto per ridurvi in totale schiavitù, ma non ci sono riusciti perché vi siete svegliati in tempo, ed ora avete trovato un'altra strada da seguire. Questa volta il vostro futuro è interamente nelle vostre mani ed avete scelto di creare un nuovo paradigma, che comprende tutto quanto porterà alla venuta dell'era dell'oro. Sapendo che il vostro vero destino è di innalzarvi, siete decisi ad avviarvi verso la coesistenza pacifica, in cui ogni azione e pensiero saranno rivolti al bene del prossimo. Mai più egoismi e avidità pronti a negarvi ciò che vi appartiene, ma la grande abbondanza, che conoscerete nell'immediato futuro, e che sarà uno dei tanti avvenimenti, che vi eleveranno verso la luce. Non accontentavi di nulla di meno della totale condivisione, come è vostro diritto. Dimenticate gli oscuri, che seguiranno la loro strada per poter apprendere le necessarie lezioni, affinché anche loro, un giorno, possano ritornare alla luce. Il Creatore ama tutta la creazione ed accoglie ogni anima, che cerca di sollevarsi dall'oscurità da lei stessa creata. Non c'è anima che si perda per sempre, non importa quanto profondamente sia sprofondata in un abisso, tanto oscuro da essere quasi privo di luce. Fintanto che c'è un barlume di luce, potrà sempre rimontare tutti gli ostacoli, perché a ciascun'anima, che desideri farlo, un enorme aiuto sarà offerto. La maggior gloria consiste nel salvare un'anima che, alla fine, può ritornare alla sorgente. Il tempo non significa nulla e non ha importanza in tali circostanze, perché ogni anima dispone di tutta l'eternità per elevarsi. Vi lascerete alle spalle la dualità, dopo che vi siete concessi di sperimentarla a fondo. Non c'è nessuno di voi che non abbia interpretato ambedue i ruoli, questo secondo uno scenario da voi stessi creato, perché nessuno è obbligato a sperimentare il lato oscuro. Alcuni di voi sono sprofondati ancora più giù di altri e, quando scoprono il loro vero sé e ritornano alla luce, sono festeggiati. In sostanza, questa è la dualità, una sfida, che vi mette alla prova fino all'estremo limite. Innalzandovi, comprenderete che tutto è uno e diventerà più facile trovare nel cuore la compassione per chi è andato fuori strada. Avete l'abitudine di dire per grazia di Dio e questo si applica a voi tutti. Pertanto, per favore, lasciate perdere i giudizi e le critiche. Lasciate che ogni anima trovi la sua via e sappiate che per alcuni il percorso può rivelarsi estremamente difficile. Non vi è dato di conoscere il progetto di vita altrui e, di conseguenza, non potete sapere cosa ha determinato le loro azioni, non più di quanto loro siamo informati sulle vostre motivazioni. Dalla nostra posizione privilegiata, vediamo la vostra luce e sappiamo che, dall'inizio del millennio, è aumentata esponenzialmente, facendovi superare il punto di non ritorno. Pertanto, la vostra ascensione è certa. Spronate gli altri a cercare con mente aperta, perché troppi esitano ad avviarsi su un percorso diverso, se rifiutano e rimangono abbarbicati alle vecchie idee, accettatelo come loro libera scelta. Vuol dire che continueranno nella stessa dimensione fin quando anche essi si apriranno alla verità? È bene ricordare la frase abbandonati e lascia Dio agire in te, perché, in verità, nessun'anima è priva di aiuto o guida. Lasciatevi ispirare dalla vostra stessa divinità, che alcuni preferiscono chiamare il vostro sé superiore, rimasto nelle dimensioni superiori mentre voi scendevate in quelle inferiori. Ricordatevi, inoltre, che avete numerose guide, che sono felici quando condividete con loro i vostri pensieri. Non da ultimi, ci sono con voi alcuni esseri angelici, di conseguenza, anche nei momenti più oscuri, non siete mai soli. Noi siamo più affaccendati,
che mai perché, mentre Madre Terra prosegue la pulizia, inevitabilmente in un modo o nell'altro, ne subite gli effetti. Noi non possiamo interferire con il vostro karma ma, circostanze permettendo, vi salviamo da morte o lesioni qualora tali eventi non siano inclusi nel vostro progetto di vita. I cosiddetti miracoli sono spesso dovuti alla nostra presenza ed intervento, anche se non riconosciuti come tali. Non cerchiamo la lode, bensì siamo felici di aiutarvi perché questo fa parte del servizio reso all'umanità. In futuro, se lo desiderate, potrete anche voi aggregarvi a noi, una volta raggiunta la piena consapevolezza. I vostri livelli aumentano di continuo e tanto rapidamente che ormai dovreste esserne coscienti. Questo vi metterà in grado di gestire le condizioni caotiche, che potrebbero sopravvenire, proprio perché la vostra comprensione sarà molto più in sintonia con quel che sta accadendo. Le nostre astronavi continuano a mostrarsi e gli avvistamenti sono tanto inequivocabili, che le vecchie spiegazioni non reggono più. È il momento di arrivare alla divulgazione, ed i nostri alleati stanno lavorando attivamente in tal senso. Una volta avvenuta, ci consentirà di rivelare tutte le informazioni finora tenute occultate, inoltre, permetterà di porre termine alla disinformazione nei nostri riguardi e confermerà i nostri contatti con autorità di governo, in corso già da molti anni. Soprattutto, avremo l'opportunità di rivolgerci direttamente a voi e prepararvi per i rimanenti mesi precedenti l'ascensione. Nel frattempo, dovrebbero avvenire i mutamenti di politica mondiale riguardanti il concordato ritiro delle truppe impegnate in paesi stranieri. Questo sarà il preludio alla pace mondiale, che permetterà di devolvere tutte le vostre risorse a trasformazioni vantaggiose per tutti. Ogni settimana che passa, ci avvicina agli eventi finali che cambieranno la percezione delle persone sui motivi del loro trovarsi sulla Terra ed il futuro che le attende. Questo le metterà in grado di fare la scelta finale in piena cognizione riguardo all'ascensione e come prepararsi qualora scelgano di ascendere. Il tempo è breve, ma è possibile elevarsi con il giusto approccio e dedizione. In un certo senso, mai è stato tanto facile quanto ora, perché un aiuto immenso è dato a tutti quelli che hanno già messo piede sul sentiero dell'ascensione. Le energie in arrivo sono continue e sempre più potenti, e toccheranno l'apice verso la fine dell'anno. Io sono il Siriano Salusa, come sempre noi siamo vigili e attenti nel garantire che non ci siano minacce su scala mondiale. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003